Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordate quando sono stato alla festa biker a Cologno? Alla fine il blocchetto della chiave si è definitivamente rotto. Quindi seconda puntata di riparazioni a Noise. Sto andando dai grandi delle Firenze Motorcycle per riparare la moto. Rimettiamo il fermo alla chiave che mi ha salvato, nonostante le 30 volte che la chiave si è staccata, mi ha salvato lungo l'autostrada. Quindi ora la moto non si accende. Oh Dio mio, oh mio Dio. Sono in macchina. Purtroppo Noise ha detto basta, ho preso troppa acqua tornando dalla festa biker, siccome per questa pioggia vai con la macchina, cazzi tuoi. Non ne voleva sapere di partire, quindi siamo in macchina e andiamo alla Firenze Motorcycle a prendere il pezzo di ricambio e così poi vedremo come si monta. Ciao ragazzuoli, purtroppo vengo a piedi perché la moto non ha voluto mettersi in moto, accendersi proprio spenta, proprio morta. Grazie ancora, buon lavoro, grazie, ciao! Dovete sapere che questo è il secondo che io rompo, a questo punto mi viene da pensare che sono io che con le mie maniere molto delicate tratto benissimo questo blocchetto accensione. Il pezzo l'ho preso. 3, 2, 1, si monta! Eccoci in garage ragazzi, pronti a montare il nuovo blocchetto accensione. Allora, mi sono già munito del mio kit di attrezzi e ho già staccato la batteria per non avere problemi, visto che comunque abbiamo a che fare con cose elettriche. Cominciamo subito con andare a togliere il blocchetto di accensione, quindi svitiamo questa piccola ghierina davanti e questo lo andiamo a sfilare indietro. Ora non rimane che andare a ricollocare gli attacchi semplicemente nella stessa posizione in cui sono questi. Quindi ora prendiamo quello nuovo, predisposto anche di chiave nuova. Allora, prima cosa andiamo a svitare le viti e tutte e tre le abbiamo tolte. Ora mi lascio questa piccola vite per come diciamo promemoria, per ricordarmi che andrà posizionata su questa. Do una pulita anche dentro perché io per far andare meglio la chiave ultimamente utilizzavo il VD, giusto perché vogliamo essere un po' troppo scrupolosi. L'ho messo con nuovo. Non trovo più questo qui nuovo, oddio, aiuto. Allora andiamo a attaccare col nuovo. Prima cosa dobbiamo svitare tutte e tre le vitine. Prima vite la andiamo a rimettere subitissimo, che è quella in mezzo, quella più corta. Ora intanto andiamo a fissare subito i cavi, almeno così li teniamo fermi, e poi li andiamo a stringere. Giustamente io ho capacità di perdere pezzi come se ci fosse un domani. Io e le mie mani tozze non siamo fatti proprio apposta per questi lavori minuziosi. Ora riprendiamo il nostro avvitatore e andiamo a stringere tutte quante le viti. Bene, prima di mettere il pezzo al suo posto nel suo alloggiamento, io riattaccherei la batteria così da fare una prova e vedere se il tutto funziona. Allora, prendiamo la chiave e facciamo la prova. Speriamo bene. Non fa nessun verso. Non si accendeva nulla perché non mi ero accorto che il fusibile che dà il segnale alla moto che la batteria è collegata era rotto. Non so se riuscite a vedere, ma c'è il fusibile spezzato. Sono stato proprio ora dall'elettrauto e ho ricomprato un amperaggio, quindi un fusibile con lo stesso amperaggio da 30. Ora lo vado a rimettere, andiamo a collegare la batteria così vediamo il funzionamento del blocchetto nuovo. Non mi sento più. La moto si è accesa, quindi ora facciamo una prova rispegnendo tutto. Dopo l'esperienza allarme, ora funziona, andiamo a rimettere il blocchettino nel suo alloggiamento. Quindi ritorniamo indietro, poi si prendono questo e la sua vitina per andare a stringere.
abbiamo visto come metterlo. Ricordatevi che qualora dovesse succedervi a voi questa tensione che va e viene, quindi la moto che si accende e si spegne, può andare a causare quello che è la rottura del fusibile. Il fusibile, questo qui, era quello che segnalava alla moto che la batteria era collegata. Qualora dovesse succedervi, andate dall'elettrauto e ricomprate, non questo, un fusibile con l'amperaggio pari a 30, ma una volta che lo staccate tanto lo vedete. È stato un lavoro molto semplice, per me è stato un pochino più semplice perché l'ho spostato qua vicino alla bobina sulla sinistra della moto in basso. Per chi l'avesse vicino allo sterzo forse è un po' più complicato, ma niente di che. Comunque basta svitare la ghiera davanti, rimettere le viti come erano nella posizione originale che avete visto e tutto quanto funzionerà. Vi consiglio anche di staccare la batteria perché se andate a toccare una delle parti metalliche dei cavi insieme c'è un pochino di scintilla, quindi meglio che non capiti. Quindi staccate la batteria. Ragazzi, iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video in uscita. Ciao!